Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco CardioVasc, compressa rivestita Polifarma SpA. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è CardioVasc, compressa rivestita? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere CardioVasc, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è CardioVasc, compressa rivestita? CardioVasc, compressa rivestita, è un farmaco a base del principio attivo lercanidipina cloridrato, appartenente alla categoria degli calcioantagonisti e nello specifico derivati di idropiridinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Polifarma SpA. CardioVasc, compressa rivestita, può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni CardioVasc 10 mg 28 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Ricordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA. Concessionario Polifarma SpA. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe A. Principio attivo lercanidipina cloridrato. Gruppo terapeutico calcioantagonisti. Forma farmaceutica compressa rivestita. Indicazioni. CardioVasc è indicato negli adulti per il trattamento dell'ipertensione essenziale lieve e moderata. Posologia. La dose raccomandata è di 10 mg una volta al giorno per via orale, almeno 15 minuti prima dei pasti. La dose può essere aumentata a 20 mg, in funzione della risposta individuale del paziente. L'aggiustamento della dose deve essere graduale, poiché il massimo effetto antipertensivo si manifesta entro 2 settimane circa. Nel caso di pazienti non adeguatamente controllati mediante monoterapia antipertensiva, è possibile associare la somministrazione di CardioVasc a farmaci beta bloccanti, atenololo, diuretici, idroclorotiazide o ACE inibitori, captoprilo e enalapril. Poiché la curva dose-risposta è ripida e presenta un plateau dosi tra 20 e 30 mg, è improbabile che dosi più elevate inducano una maggiore efficacia, mentre, per contro, può verificarsi un aumento degli effetti indesiderati. Pazienti anziani. Sebbene dagli studi di farmacocinetica e dall'esperienza clinica specifica non sia emersa la necessità di modificare la dose giornaliera, si raccomanda tuttavia particolare attenzione all'inizio del trattamento negli anziani. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di CardioVasc nei bambini fino a 18 anni di età non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Pazienti con alterazioni della funzionalità epatica o renale. Si raccomanda particolare cautela quando si inizia il trattamento di pazienti con disfunzioni epatiche o renali lievi moderate. La posologia raccomandata è risultata ben tollerata da questi pazienti, tuttavia l'incremento della dose giornaliera a 20 mg deve essere attentamente valutato. Nei pazienti con alterazione della funzionalità epatica l'effetto antipertensivo può essere aumentato e quindi bisogna considerare un aggiustamento del dosaggio. Il trattamento con CardioVasc è controindicato nei pazienti con alterazione della funzionalità epatica di grado severo o in pazienti con grave alterazione della funzionalità renale, velocità di filtrazione glomerulare 30 ml/min, inclusi i pazienti sottoposti a dialisi, vedere paragrafi 4, 3 e 4. Modo di somministrazione e precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale. Il trattamento deve essere somministrato preferibilmente al mattino almeno 15 minuti prima della colazione. Questo prodotto non deve essere somministrato con succo di pompelmo, vedere paragrafi 4, 3 e 5. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Ostruzione all'eiazione ventricolare sinistra. Insufficienza cardiaca con gestizia non trattata. Angina pectoris instabile o recente, da meno di un mese, infarto cardiaco. Alterazioni della funzionalità epatica di grado severo. Alterazione della funzionalità renale di grado severo, GFR.
30 ml/min, inclusi i pazienti sottoposti a dialisi trattamento concomitante con potenti inibitori di CYP3A4, vedere paragrafo 4.5, ciclosporina, vedere paragrafo 4.5, pompelmo o succo di pompelmo, vedere paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Sindromi da disfunzione del nodo del seno. L'ercanidipina deve essere somministrato con cautela a pazienti affetti da sindromi da disfunzione del nodo del seno, senza un pacemaker. Disfunzione ventricolare sinistra, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Controindicazioni per l'uso concomitante inibitori di CYP3A4. Poiché l'ercanidipina viene metabolizzata dall'enzima CYP3A4, inibitori del CYP3A4, somministrati contemporaneamente possono interagire con il metabolismo e l'eliminazione di l'ercanidipina. Uno studio di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Cardiovasc, compressa rivestita insieme ad altri farmaci come Alozof, Aptirus, Atazanavir Accord, Atazanavir Dr. Redis, Atazanavir Krka, Atazanavir Milan, Atazanavir Sandoz, Aurantin, Aviflucox, Canacid, Carbamazepina EG, Clamodin, Claritrol, Claritromicina Accord, Claritromicina Alnus, Claritromicina TAN, Claritromicina Alter, Claritromicina Doc generici, Claritromicina Dr. Redis, Claritromicina EG, compressa rivestita, Claritromicina Eurogenerici, Claritromicina HCS, Claritromicina Exal, Claritromicina ICMA, Claritromicina Milan Generics, Claritromicina Pensa, Claritromicina Sandoz, Claritromicina Sandoz GmbH, granulato, Claritromicina San, granulato, Claritromicina San Pharma, Claritromicina Teva, Claritromicina Zentiva, Clarmac, Crinozol, Dactarin, capsula molle, Dactarin, crema, Dactarin dermatologico, Dactarin, gel, Darunavir Accord, compresse rivestite, Darunavir Aurobindo, compresse rivestite, Darunavir Dr. Redis, compresse rivestite, Darunavir EG, Darunavir Krka, compresse rivestite, Darunavir Milan, compresse rivestite, Darunavir Sandoz, compresse rivestite, Darunavir Teva, Darunavir Zentiva, Decoderm, Diflucan, capsula, Diflucan, polvere, Diflucan, soluzione, uso interno, dintoina, dintoinale, dizolo, elazor, eritromicina ID, crema, soluzione, eritromicina ID, gel, eritromicina lattobionato Fisiofarma, Evotax, fenitoina ICMA, fluconazolo ABC, fluconazolo Accord, fluconazolo Alnus, fluconazolo Aurobindo, fluconazolo D. Brown, fluconazolo Bioindustrial IM, fluconazolo Doc generici, fluconazolo EG, fluconazolo Galenica Senese, fluconazolo Exal, fluconazolo ICMA, fluconazolo Cabi, fluconazolo Milan, fluconazolo Pensa, fluconazolo Ratiofarm, fluconazolo Sandoz, fluconazolo San, fluconazolo Zentiva, flucostinol, fluchimex, flumicon, flumos, fluores, fungus, gamibeta complex, gardenale, gemiflux, itraconazolo Doc generici, itraconazolo EG, itraconazolo Milan Generics, itraconazolo Sandoz, itraconazolo Teva, itragerm, caletra, compresse rivestite, caletra, soluzione, chetoconazole HRA, chetonova, clacid, compressa rivestita, granulato, clacid, polvere, clacid RM, Clyder, Clurenis, Cruclar, lauromicina, compressa, lauromicina, unguento, Lefunzol, Lopinavir Ritonavir Accord, Lopinavir Ritonavir Milan, Loramic, Lucandiol, luminale, compressa, Macladin, compressa rivestita, Macladin, compressa rivestita, granulato, Macladin, polvere, Miconal, crema, polvere, Miconal, lavaggio barra bagni, Miconal, ovulo, Miconix, Micotef, crema, ovulo, Micotef, gel, Micotef, soluzione, Muches, Misoline, Nixacol, Nixodue, Nixoral,
crema, Nixoral, shampoo, Noxafil, compressa gastroresistente, Noxafil, sospensione, posaconazolo Accord, posaconazolo Alcol, posaconazolo EG, posaconazolo EG Stada, posaconazolo Fresenius Kabi, posaconazolo Milan Pharma, posaconazolo Milan, posaconazolo Sandoz, posaconazolo Teva, Prevzista, compressa, Prevzista, sospensione, Prelagin, crema, emulsione, Prelagin, crema, Riatax, capsula, Rizolsta, Rifadin, Rifater, Rifina, Riflax, Rifocin, Soriclar, compressa rilascio modificato, Soriclar, compressa rivestita, Spendor, Sporanox, capsula, Sporanox, soluzione, Sintuzza, Tedim, Tegretol, Telzir, compressa rivestita, Telzir, sospensione, Trazer, Triasporin, capsula, Triasporin, soluzione, Trimicos, Viclam, compressa rivestita, Viclam, compressa rivestita, granulato, Viclam, granulato, Viclam, polvere, Vend, compressa rivestita, Vend, polvere, boriconazolo Accord, boriconazolo Aristo, boriconazolo Aurobindo, boriconazolo DRRDIS, boriconazolo Milan Pharma, boriconazolo Milan, boriconazolo Sandoz GmbH, boriconazolo Sandoz, boriconazolo Teva, Vinc, Vinclar, Zamizol, Zerfun, Zinerit, Zoloder, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Cardiovasc, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cardiovasc, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono dati sull'impiego di lercanidipina in gravidanza. Studi effettuati negli animali non hanno evidenziato un effetto teratogeno, vedere paragrafo 5.3, tuttavia, sono stati osservati con altri composti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Lercanidipina altera lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Pertanto occorre cautela in quanto possono presentarsi capogiri, astenia, senso di affaticamento e, più raramente, sonnolenza. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La sicurezza di lercanidipina alla dose di 10-20 mg una volta al giorno è stata valutata in studi clinici in doppio cieco controllati verso placebo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Nell'esperienza post-marketing di lercanidipina, sono stati riportati alcuni casi di sovradosaggio con un intervallo da 30 a 40 mg fino a 800 mg, incluse segnalazioni di tentativo di suicidio. Sintomi. Analogamente alle altre didropiridine, un sovradosaggio di lercanidipina induce una eccessiva vasodilatazione periferica associata ad ipotensione significativa e tachicardia riflessa. Comunque, a dosaggi molto alti, la selettività periferica può essere persa, causando bradicardia e un effetto inotropo negativo. Le più comuni reazioni avverse associate a casi di overdose sono state ipotensione, capogiri, mal di testa e palpitazioni. Trattamento. L'ipotensione clinicamente significativa richiede un supporto cardiovascolare attivo che include il monitoraggio frequente della funzione cardiaca e respiratoria, il sollevamento degli arti e l'attenzione al volume del fluido circolante e alla produzione di urina. Visto l'effetto farmacologico prolungato di lercanidipina, è essenziale monitorare per almeno 24 ore la funzione cardiovascolare del paziente. Poiché il prodotto ha un elevato legame proteico, la dialisi probabilmente non è efficace. I pazienti nei quali ci si aspetta un'intossicazione da moderata a grave devono essere tenuti in osservazione in ospedale. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Calcio antagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare derivati di idropiridinici. Codice ATC C08CA13. Meccanismo d'azione. Lercanidipina è un calcio antagonista appartenente al gruppo delle didropiridine che inibisce il flusso del proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Cardiovasc viene completamente assorbito dopo una somministrazione orale di 10-20 mg e picchi plasmatici, rispettivamente di 3 e 30 ng/ml più meno 2,09 ds e 7,66 ng/ml più meno 5,90 ds. Si raggiungono dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione.
Gli studi farmacotossicologici, elenco degli eccipienti nucleo della compressa. Lattosio monoidrato cellulosa microcristallina sodio carbossimetilamido povidone K30 magnesio stearato. Film di rivestimento. Ipromellosa talco titanio diossido, E171, macrogol 6000 ferro ossido, E172. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Cardiovasc, compressa rivestita a base di lercanidipina cloridrato sono: Lercadip, compressa rivestita, lercanidipina Aurobindo, lercanidipina Doc generici, lercanidipina EG, lercanidipina Milan, lercanidipina Rachiofarm Italia, lercanidipina Sandoz, lercanidipina San, lercanidipina Technigen, lercanidipina Zentiva, Lisitens, Nidipress, Zanedip, compressa rivestita. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.